Ho sacrificato ogni cosa per cercarla. Un mondo racchiuso in una storia sussurratami secoli fa. La storia di un eterno potere, dal sapere illimitato, dalla fame insaziabile. L'entità. Un regno così vicino al nostro, ma al contempo inaccessibile. Finché non l'ho trovato. Frank Stone, la mia chiave, il mio killer. Mi chiamo Augustin Lieber e sto per cambiare i nostri mondi per sempre. Immagino che tu sia il guardiano. Esatto. Sorvegli l'intera zona da solo? Oh no, ho un aiuto. E dov'è? Al lavoro? Più o meno. Merlin va un po' dove gli pare. Merlin? Il mio cane, Doberman Pinscher, il miglior amico del mondo. Fedele fino all'ultimo respiro. Mi fido più che di me stesso. Così tu e il cane... Merlin. Merlin? Sorvegliate solo voi l'acciaieria? Lo so, siamo tanti. Ma io e il mio cane insieme facciamo un gran lavoro. Però non saprei dove sia finito stasera. L'ho spaventato? Spaventato? È proprio bella. Thomas Jefferson Holt. Per te, Tom. Agente Sam Green. Non sarai uno dei vice di Kusic? Il capitano mi ha prestato allo sceriffo Kusic come personale aggiunto per la durata dell'indagine. Intendi il ragazzino scomparso? Esatto. Notato nulla di sospetto all'acciaieria? Stasera? Sì, o le sere scorse, in generale.
No, nulla. Nulla? Nulla. Non prendermi in parola. Senti lo sceriffo. Cusi c'è stato qui? È stato qui ieri sera a chiedere la stessa cosa. E ti dirò quello che ho detto a lui. È impossibile che il ragazzino sia qui senza che io e Merlin lo sappiamo. Lui che ha risposto. Ok, Tom. Poi è salito in macchina e via. Ah, quindi stai dicendo che nessuno ha ispezionato l'acciaieria in cerca del ragazzo? Dicendo nessuno, includi Merlin? No, Tom, non lo includo. Intendo umani che investigano. Allora, Sam, non posso proprio oppormi al tuo giudizio. Qualche obiezione se do uno sguardo in giro? No, non da parte mia. Certo che è tutto sotto chiave. Non fa nulla. E poi c'è Merlin. Già, Merlin. Se lo vede, digli che lo cerco. Ti ringrazio, Tom. È stato un piacere. Ovvio, è tutto sotto chiave per la notte. Una finestra aperta. Potrei entrare da lì. Devo andarci piano.
Ehi là? C'è nessuno? Polizia! Chi va là? Che puzzo di morte. Ehi, signore? Agente. Sì, chiedo scusa. Non è che ha visto Mary? No, scusa. Ah, Stai bene? sì, è che... Cristo, non lo senti? Narici fuori servizio. Sono finito un po' troppo vicino a una lattina di iprite tempo fa, in trincea. Ah, Magari è una benedizione. ah. Devo scoprire da dove viene. Che odore ha? Pessimo. Merlin! Eccoti qua! Ci chiedevamo tutti dov'eri! Vieni qui, bello! Dannazione! Ah, sarebbe stato meglio se vi conoscevate decentemente. Miseria. L'hai fatto tu per lui? No, Quindi qualcun altro ha capito come arrivare al suo cuore. Col cibo. impossibile. Io e Merlin siamo una squadra. Chi si metterebbe tra un uomo e il suo migliore amico? Cos'è? Tipo un Würstel? Guarda che roba. Quel cane pulcioso. Credi che sia del ragazzino che cerchi? No. È di qualcuno più grande, un adolescente. Gesù ha sposato una lattaia. Sai di altre persone scomparse di recente a Cedar Hills? No, non so. Perché dovrei saperlo? Beh, qualcuno lo sa. Cos'era quel suono? Sta dietro di me.
Bene, questa è la... Rado. Sì, a che serve? Per la fornace, credo. Non sei sicuro? Sono il guardiano, non un operaio. Eccoti qua. Sta indietro. Ok. Tieni. In auto c'è la radio. Chiama la centrale. E tu dove vai? Tu credi che il bambino sia là? Non so. Ho una sensazione. E non mi piace. Devi prendere anche questo. Fai in modo che arrivi allo sceriffo. Non lo so. Mi serve il tuo aiuto, Tom. O non te lo chiederei. È che non so se ne sono all'altezza, sai. Si chiama vocazione celeste perché devi puntare in alto. Puoi farcela. Io? Sì. Posso farcela. Ehi. Conto su di te, Tom. Merda! Deve essere questo.
Questo posto mi fa venire la nausea. Le cose si fanno sempre più strane. Maledetti spazi ristretti. Santo. Fermo. Figlio di Troia. Una culla. Merda. Fermati!
Tutto ok, è tutto ok. Ok. Mamma. Mamma. È tutto così strano. Ma che... Mamma. Che cosa c'è? Sono qui. Tranquilla, va tutto bene. Mamma! Uffa, calmati. She walks these hills in a long black veil.
She visits my grave while the night winds wail. And nobody knows, nobody sees. Puoi farcela, Maddie. Tu tieni sempre il lato sinistro. Sì, il lato sinistro, ma non nel senso negativo. The skyfall was high and eternity was near. È un autostoppista. Ciao. Serve un passaggio? Sì, ho forato. Ah, sei americana? Sì, Anche io. ok. Quindi tu puoi darmi uno strappo? Sì, certo, ovvio. Mi puoi lasciare a Villa Gerant. Si trova a pochi chilometri. Ah, che strano. Anch'io mi sto dirigendo lì. Meglio, sei di strada. Giustissimo. Entrambe dirette allo stesso posto, eh? Che coincidenza. Già. Cioè, non che sia strano vedendo che, beh, siamo già abbastanza vicine e dubito che la strada porti altrove. E hai detto che stai andando a Villa Gerant per affari o... Non l'ho detto. Oh. Allora, di dove sei? Dove? Sì, dove vivi? Parigi. È da lì che vengo. Adesso. Prima invece venivo da Amsterdam, Dublino, Milano, Los Angeles e tempo fa dall'Oregon. Che figata! Ehi, mia mamma è dell'Oregon, cioè una delle due. Dicono tutti che è un bel posto. O un buco di culo, ma tipo un buco di culo grazioso. Non che ne sappia qualcosa, non ci sono mai stata. Sono della Grande Mela, nata e cresciuta. Neanche mai stata più a nord della 14ª prima del college. In Inghilterra? Ah, no, Berlino in realtà. Io sono Maddie comunque. Linda. È un piacere, Maddie. Sì, idem. Anche se prima temevo volessi derubarmi. Ah, scusa. Quindi, tu che cosa sai di questa villa dove per coincidenza stiamo andando entrambe? Tu cosa sai? No, troppo facile, così non è giusto. L'ho chiesto prima io. Ok, beh, io non ne so nulla e immagino nulla nemmeno tu. Io non ho detto che non ne so nulla. E invece sì, Così ovvio? un po', sì. Quello che so è che sono stata invitata per un incontro privato con Augustin Lieber. Che sarà una roba tipo super chic e che sarà nel mio più alto interesse accettare l'offerta. Il mio invito è praticamente uguale. Ehi, guarda qua. Siamo alla fine dell'arcobaleno.
Questo posto è decisamente un po' troppo... Esplicito? Io stavo per dire un po' troppo film horror come stile. Appunto. Quindi, insomma, bussiamo oppure... Non saprei. Oh, Io... campanella. Forse non c'è nessuno. Mi era stato detto di essere qui a quest'ora. Anche a me. Ehi là! C'è qualcuno? È una buona regola provare ogni porta. No, non mi dire. Ci stanno aspettando, o no? Impossibile. Entriamo così? Perché lo stai chiedendo a me? Perché sei un'adulta? Anche tu, Maddie. Allora entriamo così, a quanto pare. Perché le luci sono spente? Ottima domanda. C'è nessuno? Diamo un'occhiata in giro. Ehi là! Siamo arrivate? Qui sembra esserci un po' più di... Signore, salve, salve, benvenute. Ciao. Non ho avuto istruzioni precise su cosa fare una volta arrivato qui, perciò... Già, neanch'io. Oh, ma dove ho lasciato le buone maniere? Io sono Stan. E tu? Maddie. Maddie. Che bel nome. Sta per... Madeline? Per Madison, in realtà. Ah, come Lexington. Eh? Midtown. La grande mela. Dai, la città che non dorme mai. Dove vivono le donne più affascinanti e gli uomini più diabolici. Ah, Madison Avenue, l'ho capita. Un nome perfetto per una bella ragazza. È tanto che stai aspettando? Più di un minuto, ma meno di una vita. Ed è molto? Lo sembrava finché non sei arrivata tu. La porta era aperta, così mi sono fatto comodamente un giro. Finché non mi sono davvero accomodato. Per te non è strano che non ci sia nessuno? Siamo stati invitati, no? Oh, in realtà ci si potrebbe scrivere un libro sulle complessità dell'ospitalità inglese. Anzi, ce ne sono. Oh, Stan, lei è... Linda Castle. Io sono un tuo grandissimo fan e sono senza parole. Io sono lieto di conoscerti. Ok, certo. Bruno Stanford III, al tuo servizio. Se mi chiami Stan. Scusa. Certo.
è davvero un onore. Davvero. Ok, che cosa sta succedendo? Credo che il nostro nuovo amico conosca qualcuno dei miei filmetti. Ehi, i tuoi film sono definibili in molti modi, ma di certo non come filmetti. Ma tu sei una regista? Ah, sì. Ho girato qualche film. Molto più di qualche film, se mi permetti. Lo conosci il filmetto Buried by the Break of Dawn? Blood Points. Bloodbenders. The blade may swing in both directions, but that only moves in one. No. Mi dispiace. Ma non siete venuti insieme? Oh, no, cioè... Sì, siamo venute in auto insieme, ma solo gli ultimi chilometri. Ero rimasta a piedi. Capisco. Scusa, ti credevo l'assistente della signora Castle. No, solo Maddie. Ma dovrei sentirmi lusingata oppure offesa? Oh, beh, io non volevo. Mi lusinga che tu pensi ne abbia una. Sarebbe di certo meno affascinante della signorina Avenue, se l'avessi. Tu ti chiami Avenue? No. Che mi sono persa? Che non sappiamo cosa fare mentre la padrona di casa è via. Ovunque si trovi. Continuiamo a sbirciare in giro? Abbiamo altro da fare? Forse la padrona di casa ci ha lasciato qualcosa e sta a noi. Che fai nella vita, Stan? Beh, non vorrei annoiarti scendendo nei dettagli, ma ho a che fare con soldi, auto da corsa e commercio. Niente di legale, si intende. Oh, ma certo. Un po' di leggera lettura serale. La locandina di un film dentro un armadio. Scelta interessante. Murder Mill. Ehi, avete mai sentito parlare di Murder Mill? Non ci posso credere. Stai scherzando, vero? No. Diciamo che non sono l'unico a conoscerlo tra noi. Aspetta. Questo è uno dei tuoi film. È uno dei primi progetti a cui ho lavorato, budget bassissimo. Non sapevamo neanche cosa facessimo e non sarebbe mai dovuto esistere. Lo penso ancora oggi. Ma perché? La gente tende a ingigantire le cose. L'hanno proiettato poche volte e pare che ogni volta il pubblico si sia fatto prendere da una furia omicida. Dai, non è vero. No, non puoi negarlo. Quel film è leggendario. Magari chi l'ha visto è impazzito dalla noia. Senti, di sicuro ti avranno fatto firmare un sacco di accordi di riservatezza, ma... Eh? Ma chi? Il governo, dopo che ha sequestrato e distrutto tutte le copie del film. Ma per favore. So che ne hanno tenuta una per sicurezza e che la CIA la usa per interrogatori potenziati in un laboratorio segreto chiamato Larry Memorial Institute. E tu come fai a saperlo? Sono un fan. E sapere cose è sempre utile. Ma è normale che succeda? Io non so, ma adoro la teatralità. Ah, bene. Noto che voi tre siete già diventati buoni conoscenti. Vi chiedo umilmente perdono per il mio ritardo. Ci sono molte cose al momento che mi tengono occupata e odierei non dedicarvi totale attenzione quando siamo insieme. Ecco, sì, a proposito di attenzioni. Ah, siete tremenda, eh? Rimedio subito.
Dopotutto, da sobri sareste fin troppo bravi a negoziare. Io da ubriaco anche di più. Madison, gradisci anche tu qualcosa da bere? Io... chiamami Maddie. Oh, perdonami, Maddie. Oh, non c'è problema. Invece sì. Non farti mai problemi a dire il tuo nome, perché è ciò che sei. Non lo dimenticare. E tu... tu chi sei? Io sono Augustine Lieber. Molto piacere, Augustine Lieber. Ora che ci siamo presentate a dovere, posso offrirti un drink? No, sono a posto così. Sicura? È buonissimo. Posso confermare. Sicura, alcol e aereo non sono una bella accoppiata. Grazie però. So che avete fatto tutti un lungo viaggio per essere qui. Ciò nonostante, spero vi renderete conto che ne valsa la pena. Beh, dipende da te. No? Suppongo di sì. Ti mostro la mia se mi mostri la tua. Dritto al sodo, eh? Calma, signor Stanford. Bisogna informare tutti. Scusa, Augustine, ma non ho fatto tutta quella strada per bere. Cosa c'è là dentro? Non so voi cosa siate venuti a venderle, ma si dà il caso che io abbia uno degli oggetti cinematografici più rari e ricercati sul mercato. Beh, questo è l'unico segmento di pellicola esistente delle riprese originali di Murder Mill. Opera prima di una certa autrice famosa. Parrebbe. Dovrebbe valere un po'. Così dicono. Mi spiace deluderti. Maledizione. Tanti saluti al suo valore da pezzo unico. Beh, non proprio. Io... non ho mai saputo da dove venisse. Mi hai detto che dovevo portartela di persona se io avessi voluto... Io manterrò tutte le promesse che ho fatto. A tutti. Se non volessi venderla. Beh, è un'opzione. Ma dopo 40 anni di sofferenze, perché viverne altre? Mi scuso di nuovo, ma ho degli affari che devo sbrigare urgentemente nel mio reliquiario privato. Mentre aspettate, fate pure come se foste a casa vostra. Dovremmo davvero finire di parlare di... Ogni cosa a suo tempo, signora Castle. Mancava così poco. Potevo percepire la forza dell'entità, il suo potere che pulsava attraverso l'acciaieria. Finché quello spaccone di Sam Green non ha rovinato tutto. Il rituale è stato interrotto, la mia chiave dilaniata. Ma Frank Stone non è morto quella notte. La sua essenza si è radicata nelle fondamenta stesse dell'acciaieria. Un incubo pregno di angoscia senza fine. Dovevo trovare un modo per risvegliarlo. Non lo capite, vero? Ci credete deboli e inutili. Ma c'è una cosa che non capirete mai, voi schifosi bastardi. Potete legarci o torturarci. Di patire ogni prova infernale che partorisce la vostra mente perversa. Non vincerete mai
il nostro spirito! No, 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 mia sorella. Oddio. Quindi dovrei solamente tradire la mia stessa sorella e tu mi libererai e potrò vivere. Maledetto! Maledetto che mi costringi a fare questa scelta impossibile! Non capisci cos'è che ci rende davvero umani. Preferirei morire 1000 morti atroci che tradire chi amo. Rispondo di no. E non potrai in alcun modo farmi cambiare idea. Su, coraggio e alieni. Fatevi sotto. Vi faccio vedere. Ah! Che roba è? Che stai facendo? E stop! Com'era? Dico solo wow! Seria? Non era troppo. Ma no! Forse ho esagerato. Bisogna fare leva sulle masse, Aime. È lì che si guadagna. Figo. Com'era, Linda? Era buona questa? Vediamo il gate. Da queste si vede il gate. No, in realtà la lente non viene via. Qui qualcuno vuole fare scena con le stronzate fighettine imparate sui libri di cinema in biblioteca. Prendo solo seriamente quest'arte. Quest'arte! Ma fammi il piacere. Siamo a posto o... Ma sì, cioè, andava bene. Com'era il sangue? Beh, Dimmi che c'è il sangue, Linda. sì, però sta ad Aime convincere. Ero convincente. Ok, ma sei riuscita a riprenderlo o no? Si vede che schizza un po' sulla sua faccia. Ah, Linda! Ho detto che volevo un ampio primo piano, con il braccio insanguinato e la recitazione facciale di Aime, non solo un estremo sulla recitazione facciale. Mi ha rapito la scena. Anch'io ho il diritto di esprimere i miei istinti artistici con la telecamera. E ampio primo piano non esiste. Neanche estremo. Poi recitazione e basta. A qualcuno frega chi è la regista? Certo, Chris, tu fai la regia. Però parte del lavoro è fidarsi degli altri e... Mi fido di Linda sulla roba da ripresa, capisci? Giriamo entrambe le versioni, poi nel montaggio vediamo quale convince di più. E faremo a modo mio, perché sono la regista. Sta fermo che ti sistemo un po'. Questo andrà bene. Se no, ti farei perdonare nella mia roulotte dopo le riprese. Sa di sciroppo per la tosse. Non mi soffocavo per finta. Ne è valsa la Devo pena. andare via? Allora, in piedi, gente, tutti in prima posizione. Si ricomincia, si ricomincia. Avanti. Ok, audio acceso. Motore. Bene, in posizione. E fermi. E fermi. E azione. Cazzo! No! Oh no, non si mette bene. Che cosa credete di fare qui? Oh, salve, signor Green. Sceriffo. Sceriffo, sì.
Scusi. Quante volte ho detto di starvene lontani da qui? Eravamo nel mezzo di un chuck. Chuck, Per il nostro film. non potete girare un film qui. Ma è proprio qui che c'è il climax. Questa è un'acciaieria inagibile, Rivera. È una violazione. Ora, per non passare la notte in cella, consiglio a lei, a Castle e a... Dixie. Signorina Tammy D. Dixie. Gordon. Christine Gordon. Vi consiglio di sgomberare l'area subito e di non mettere mai più piede per nessun motivo al mondo qui nell'acciaieria. Mai. Sceriffo Green, signore, con rispetto, le riprese sono quasi ultimate e senza le ultime scene nella location principale dovremmo cestinare tutto. Allora cestinate tutto. Va bene, allora arrestaci. Cosa? Arrestaci. Per divieto d'accesso. Linda? Linda, dai. Sono il papà di Robert e un agente. Prendetemi seriamente. Non potete rimanere qui. Perché ci tieni tanto? Ma se è abbandonata? Già, non siamo qui per rubare. Qui non è sicuro. Voi a casa. Ma abbiamo solo 3 scenette e poi avremo finito. Beh, credo che oggi non filmerete altro. Con quella. Ma che cazzo di problemi ha quello? Non è così male. Di solito. Noi non faremo come dice, no? Davvero? Troveremo il modo di finire il film al garage. Tutto pronto. E non pensate di fare scherzi. Vi vedo. Certo. Io non ci credo, è un disastro pazzesco! Non essere tragica. Non c'è una scadenza. A chi serve una scadenza quando ogni secondo sprecato ci avvicina sempre di più alla nostra ultima scadenza cosmica? Gotico. Mi piace. Ehi, cosa sono? Sono per noi da mettere mentre giriamo. Sorpresa! Ma voi due recitate. Quindi rimango io. Sarai la nostra ambasciatrice. Certo. Non esiste. Oh, aspetta! C'è ancora la pellicola. Ma non era rotta? La lente è scheggiata, ma dentro è a posto. Solo non aprirla. Va bene. Oggi è stato fruttuoso.
Sii ottimista. Senti, ma posso essere arrabbiata? Ma lo sceriffo Green non ha davvero niente di meglio da fare? No, non diamo la caccia ai veri criminali. Cedar Hills non è proprio un focolaio di criminalità. In realtà non è proprio così. C'è tutta la storia del serial killer. Come? Cioè, quando è successo? Ah, io ero un bambino, non ne so nulla. Oh, ma sei ancora un bimbo. E non sai ancora nulla. Ora, fai il bravo bimbo e dimmi tutto ciò che sai su questa storia del serial killer. So un paio di cose. Sputa il rospo, su. Ok, il motivo per cui lo sceriffo Green non ci vuole nell'acciaieria. Già, tutto è nato lì. Ma quindi qualcosa la sai? E non ci hai detto niente, traditore! No, perché avresti reagito così. Beh, ma ovviamente. Linda, dici dell'assassino dell'acciaieria. Beh, quella è la fine. Prima però c'è stata tutta una serie di sparizioni, cioè rapimenti e omicidi. Oh, ma come si chiamava il tipo? Lo inseriamo nel film. Non so se... Frank Stone. Ah, e questo Frank Stone ha ucciso davvero persone nell'acciaieria? La nostra, intendo. L'acciaieria dove un'ora fa stavamo girando. Tecnicamente... Frank lavorava all'acciaieria, ma credo fossero gli ultimi giorni. Probabilmente pochi operai. E dopo l'hanno chiusa. Chi è che uccideva? a caso, cittadini, gente mai identificata. Omicidi casuali, nessuno schema. Ma di quanti parliamo? Nessuno lo sa. Perché non hanno mai ritrovato i corpi. Solo parti. Ragazzi, io vorrei sapere perché avete nascosto queste informazioni sull'acciaieria del terrore. Non importavano? Lo sai perfettamente che non è così. Io devo sapere tutto. È tutto quello che so. Idem. Deve esserci dell'altro. Hai una tessera della biblioteca. Linda, puoi prestarmi la tua? No. Quello che è successo all'acciaieria ormai non importa, dato che abbiamo una telecamera rotta. Ehi, perché non portiamo la telecamera al negozio a riparare? Quindi, sì, insomma, ho speso il resto del budget per le manigliette. Se non conoscete qualcuno che si occupi di finanziamenti di film, noi siamo nella merda. Ecco tu! Mi sta Punire, papà, non ho più 16 anni e ormai vivo fuori casa! Ah! Che c'è? Devo incazzarmi anche con te. Ehi, donzella, come va la vita al castello? Ha battuto la testa? Che problemi hai? Perdonami. No, perché papà è uno stronzo insistente? Sono qui per aiutare, non per fare tutto. Io non sono una colf. Sembro una cazzo di colf? Non dire che sembro una cazzo di colf. È solo preoccupato. Certo, perché se mamma muore io me ne vado. E sarà senza una cazzo di domestica in casa. Certo, ma la mamma si riprenderà presto e sarà finita. Ah, vero. Certo, hai ragione. Scusa, forse mi serviva solo sfogarmi un po'. Capisco. La mamma non vorrebbe che ci urlassimo addosso. È vero. Già, e tu hai fatto davvero un ottimo lavoro. Giuro, non so come faremo senza te. Oh-oh. Che? Linda, la campanella di Jaime? Glindlon? Ah, campanella? Sai, il mio fratellino ha la tendenza a tirarla un po' per le lunghe quando sta per chiedere un favore. No, io sono solo sincero. Ok, che cosa vuoi da me? Stiamo solo girando un film e ci manca poco, giuro, ma ci servirebbe giusto qualche soldino in più. E ti pareva, niente di nuovo. Ciò che Jaime cerca di dire è che la nostra telecamera si è rotta e ci servono i soldi per ripararla. Aia. Quanto vi serve? Solo $10. Quindi, supponiamo ipoteticamente che vi aiuti. Io cosa ci guadagno? Mi farete diventare produttrice? Certo, ovviamente. Produttrice associata Bonnie Rivera. Un favore per un contentino di merda.
Linda! Senti, non me ne frega niente di stare nei titoli di coda del vostro film. Quindi, magari puoi offrirmi qualcosa di più concreto? Oh. Bene. Il mio furgone per tutta la settimana. Cosa? Non ci entrerei neanche morta in quel coso. Ma è fighissimo. Tutti lo vorrebbero. No, riprovaci. Io proporrei una cosa. Jaime, fa le faccende di casa di Bonnie per... Interessante. Oddio. Qualsiasi cosa, senza proteste. Sì, signora. Beh, allora siamo d'accordo. Brava, Bonnie. Ma non ti azzardare a svignartela. È bello fare affari con te. Ah, è bello anche per me. Stai bene? Mi sembri un po' scosso. Sto bene, ma... che c'è nel sangue finto? Credo sia sangue vero alla menta. Ah, c'era scritto di evitare contatti prolungati. Tu l'hai lavato via subito, però. Vero? Tanto non è velenoso per davvero, no? È un horror, ahimè. Chiunque può morire. In ogni momento! Sistemeranno la telecamera prima che chiudano? Dubito il tipo della farmacia sappia farlo. Ehi, positiva. Non abbiamo un altro posto dove portarla. Che? E lì, invece? Credevo fosse abbandonato. Qualcuno l'ha preso. Ma gli empori riparano le telecamere? C'era un posto così vicino casa di mio nonno. Il proprietario smanettava con tutto. Proviamo. Scommetto che c'è anche roba buona. Chris? Dai, sono molto incuriosita da certi negozi. Sì, capisco. Fai strada. Wow, se non lo conoscessi direi che questo posto è qui da sempre. Anche di più. Segnatelo. Non mi tentare. Ci pensate se la proprietaria fosse una serial killer che uccide adolescenti e li trasforma in pezzi d'arte? Faremmo centro. Ah, guardate. Telecamere! Hanno visto giorni migliori. Non ci saranno le migliori in vetrina. Guardiamo dentro. Ah, peccato. Tanti saluti. Possiamo sempre andare in negozio. E cos'è che state cercando? Salve. Salve. Abbiamo visto le telecamere. Stiamo cercando una sostituzione per questa. Oh, ma certo. Prego. Venite pure dentro. Bene, vediamo un po'. Forse dovrei avere una cosa che potrebbe interessarvi se la trovo sul retro. Fate come foste a casa vostra. Ok. E date pure un'occhiata in giro. Non si sa quali tesori si possono trovare. Come a casa nostra. Qui. Non so, lo trovo accogliente. In uno stile un po' capitalista. Vediamo un po'. Se uscisse e si mettesse a rincorrerci con una motosega gigante, sarei sconvolto. Che fortuna! Questo è davvero un articolo stupendo! Sì. Wow. Posso? Oh, insisto! È un po' vecchiotta, sì. Potremmo forse riuscire a farla funzionare, ma non è esattamente quello che avevo in mente. E per questa quanto vorresti? Ah, il prezzo è segnato su un cartellino, ma è troppo piccolo e ho scordato gli occhiali. Perché non guardate voi?
$10. Non saprei. A me sembra un tantino costosetto per questo vecchiume. È un pezzo di valore, quindi temo di non poter fare sconti, però forse posso rendere l'offerta più allettante. È un pezzo unico, fatto a mano. Porta fortuna. Potremmo usarla come oggetto di scena. Bene. Ottimo. Magnifico. Ti ringrazio molto. Grazie per la telecamera. Oh, ma non c'è di che. Per me è una vera gioia poter vedere dei giovani così appassionati all'arte. Già. Sì, siamo noi. Ehi, fermi! Che scema che sono! Avevo detto a mamma che avrei preso del latte. Oh, vuoi che... Tieni qua, torno subito. Ehi, Chris, sono finiti i soldi. Calza d'emergenza! Calza d'emergenza? Ehi, Chris. Robert, ma tu non lavoravi in biblioteca? E come lo sai? Non mi pare tu sia mai venuta. Io possiedo spie ovunque. Bello. Cioè, Linda. Presa. Comunque i libri non mordono. Passa pure. Ah, ma è Linda il topo. Direi che io sono più da cinema. Credo esista un topo anche di quel tipo. Meglio che di biblioteca. Ah, guarda, noi chiuderemo tra circa 2 minuti, quindi... Ah, giusto. Sì, dovevo comprare il latte, ma non l'ho trovato. Arriva. Un latte. Un latte? Grazie. E di che? Ok, sono 25 centesimi. Sì? Già, non se ne vedono mica di soldi come questi in biblioteca. Anzi, non se ne vedono proprio. È volontariato. Se ami leggere non è male, credo. Vero? C'è una bella sezione horror. Non sapevo ti piacesse l'horror. Solo libri? Anche film o fumetti. Qualsiasi cosa trovo. Senti, Aime, Linde e io stiamo girando un film horror. Nella vecchia acciaieria. Davvero? Ci farebbe comodo una mano in più se ti piacciono queste cose. Mi piacciono, e tanto. Però... Mio padre lo sa che andate all'acciaieria. Sorveglia quel posto come un falco. Eh sì, oggi ci abbiamo fatto una chiacchierata, ma ci intrufoleremo per girare il resto. Quanto mi piacerebbe partecipare. Partecipare a che? Ehi, pa! Sì, Chris mi stava parlando di... Di fare una raccolta fondi. per un cineforum, in biblioteca. Ok. Vieni a casa? Ah, sì, prendo solo lo zaino. Chris,
Scusami se prima sono stato un po' severo con tutti voi. Volevo solo che mi prendeste sul serio. Capisco. Mi hanno detto di Frank Stone. Devono esserci molti demoni laggiù. Tu prova il mio lavoro per un po' e ti accorgerai che sono ovunque. Ci sei? Ciao. Ehi, ehi, ehi. Posso farvi entrare senza che papà lo sappia. Vi interessa? Facciamo un film. Ho indossato varie maschere nei secoli. Augustin Lieber era una figura affermata, professionale e affidabile. Frank Stone si fidava di me. Mi aveva permesso di sprigionare tutto il suo potenziale durante quei giorni cupi trascorsi nel reparto psichiatrico. E ora un nuovo aspetto, una nuova linea temporale, una nuova possibilità. Ammetto che vendergli la telecamera è stato scorretto, persino per me. Non potevano nemmeno immaginare il potere che avevano, né quale crudeltà li attendeva nell'acciaieria. Ma quale creatore che si rispetti non soffrirebbe per la propria arte? Ho indossato varie maschere nei secoli. Augustin Lieber era una figura affermata, professionale e affidabile. Frank Stone si fidava di me. Mi aveva permesso di sprigionare tutto il suo potenziale durante quei giorni cupi trascorsi nel reparto psichiatrico. E ora un nuovo aspetto, una nuova linea temporale, una nuova possibilità. Ammetto che vendergli la telecamera è stato scorretto, persino per me. Non potevano nemmeno immaginare il potere che avevano, né quale crudeltà li attendeva nell'acciaieria. Ma quale creatore che si rispetti non soffrirebbe per la propria arte? Ok. Incubo? Quanto ho dormito, io neanche ricordo di essere crollata. 15 minuti? 20? Pare sia stato un sogno un po' intenso. Un attimo, che è successo ad Augustin? È andata. Andata? Parlava di affari urgenti da sbrigare nel suo reliquiario privato. Ehi, ora che siamo svegli, dimentichiamo Augustin e parliamo del mastodontico elefante nella stanza? Ah? Grande, più o meno quanto la pellicola di un film. Ah. Quindi agivamo tutti in segreto prima, eh? Non è il mio film. Non l'ho diretto, ci ho lavorato. Non è neanche nella mia filmografia. Intendevo dire che noi non ci stiamo sbilanciando con le pellicole. Oh, sì. A prescindere da questo, è di sicuro il progetto più rinomato che sia associato a te. Sono anni che i collezionisti di film maledetti sono sulle sue tracce. E ora siamo qui, tutti, con una piccola fetta di questo mistero.
È un momento storico. Quindi le nostre pellicole fanno parte di questo film che hai fatto con i tuoi amici? Se non sono dei falsi, sì. Il mio è vero. E tutto quello che hai detto sulla maledizione? Furie omicide, interrogatori della CIA, dissociazione della realtà. Perché è così raro che pochi sono certi. Dicono: se Augustine vuole le uniche parti rimaste, dovrà pagare. Perché credete lo voglia tanto? Cioè, non è davvero maledetto, no? Non voglio pensare al passato. Siamo qui. Vogliamo vendere le sezioni del film. Ora non mi interessa altro. La provenienza è un fattore importante nella vendita. Anche i moventi. Non so tu, ma io vorrei tanto capire perché Augustine vuole disperatamente questo film tutto per sé. Beh, prima regola degli affari, cerca tutte le informazioni sull'avversario. E non so voi due, ma io ho una voglia matta di curiosare in questa mega casa dell'assurdo. Tu sei sicuro che possiamo? Regista? Preferisci stare qui o sbirciare un po'? Che stai aspettando? Con una stanza così ci fai davvero un gran figurone, mi segui? Sapevo che Augustine fosse ricca, ma fino a questo punto? Così non hai studiato il tuo pollo come pensavi? Negli affari non si chiamano così. Le tue sono truffe, non affari. Non sottovaluterei il mio intuito, fossi in te. C'è molta carne al fuoco da cui potremmo trarne tutti. Perché non mi dici come sai tutte queste cose su Murder Mill? Sono un grande fan. È il tuo primo. Basta cazzate. Ok. La verità? Ne ho sentito parlare e non ci credevo. Ma scavando ho trovato i dettagli e più inseguivo quella pista, più la vicenda mi rapiva. Sia il film, sia le leggende. Vuoi o non vuoi, con questo film hai dato vita a un mostro. Forse non sarà maledetto, ma il fatto che tutti lo credano lo rende reale. Non basta crederci per renderlo vero. Beh, per questo ho indagato. Ci sono voluti un paio d'anni, ma quando mi si è presentata l'occasione di ottenerne un vero frammento, io l'ho colta al volo. E come l'avresti ottenuto, di preciso? Ehi! Aggiornatemi. Allora, avete trovato qualcosa? Niente. Ma è presto. Non quanto pensi. Su, continuiamo. Ah, sì. Controlliamo gli altri piani, sì. Ehi, fermi un attimo. Cosa? Prima di proseguire, devo sapere come avete avuto le vostre parti del film. Oh, beh, è tutt'altro che un segreto. Mesi fa, dopo la morte di mia mamma, l'ho trovata fra le sue cose. Maddie, qual era il suo nome? Quale delle due? Era Bonnie Rivera. Esatto. Tu come lo sai? Siete identiche. La conoscevi? Tanto tempo fa, praticamente una vita. Suo fratello Jaime era uno dei miei migliori amici. Zio Jaime. Io non l'ho mai conosciuto. Non sapevo che Bonnie non ci fosse più. Già, è successo all'improvviso. Wow. Maddie è triste. E bello. Dimmi di te, Stan. Dove hai preso la tua parte? Wow, beh, questa è davvero un'ottima domanda.
E anche molto costosa. Sai cosa? Dato che sono un fan delle tue opere, ecco un assaggio gratis. Non dirò chi l'avesse e nemmeno il perché. Ma ti dirò che l'ho ottenuto da loro regolarmente in un onorevole gioco di sorte. L'hai vinto. Lealmente. Chi cazzo se lo giocherebbe così? Con che diritto? Beh, è evidente che tu tenga a questo progettino più di quanto mostri. Non si scommette una cosa così. Bella statua. Anche se le manca un pezzo. Wow. Certo che nella famiglia di Augustine si somigliano un po' tutti. O forse le piace travestirsi. Oh, Guarda che gioiello. Ottima foggia. È bellissimo. Sì? E che faresti se fossi qui al posto mio? No, fidati tu, scaleresti i muri pur di uscire. Chi? Stan? Questo posto ti piacerebbe un sacco. E poi forse cacceresti me a calci e terresti tutto per te. Con chi parli? Oh, no, non stavo. Ti ho sentita. Io parlavo con mia madre. Con Bonnie. Da quando è morta sono così vuota dentro di me. Sembra di vagare in un incubo senza fine, da cui non mi sveglio mai. Il tempo non cancella chi hai perso, ma ti aiuta a superare la perdita. Lo spero davvero, perché a volte mi sembra di impazzire, come se fosse lì a guidarmi, cercando di dirmi qualcosa. Perciò sono qui. Sembrava come se me lo avesse chiesto lei. Lo so, hai detto che è passato parecchio tempo, ma puoi raccontarmi di lei a quei tempi? Ah, caspita. Beh, era la ragazza più ostile mai vista. Anche conoscendola. Faceva tutto ciò che voleva e nessuno la fermava. Sì, tipico della mamma. Hai qualche storia? Sì. Sai un po' che penso a una cosa. Non l'ho mai raccontato a nessuno. È stato molto tempo fa. Dei ragazzini giravano un film. Jaime, Chris e io. Ho i ricordi molto confusi sull'accaduto, ma c'è una cosa che mi è rimasta impressa. Nitidissima. Quella notte tornavamo a casa con la nuova telecamera. Eravamo davanti a casa Rivera. Il garage era spalancato, illuminato. E il più assurdissimo cazzo di rumore che avessi mai sentito si propagava da lì in ogni direzione. E lì, proprio al centro, c'era Bonnie.
credo di aver mai visto qualcuno così totalmente in armonia con se stesso. L'unica cosa che importava era quel preciso momento. Bonnie era così. Grazie. Ehi, ragazze. Là. Cosa? Non vedo niente. Ah, là, laggiù. Mio Dio, ma lì c'è qualcuno! Bene, se la trama si infittisce ancora, mi serviranno altre jeans. Secondo voi dovremmo preoccuparci? Se fosse pericoloso? Troviamo Augustine e le diciamo tutto? Anche volendo dirglielo, non sappiamo dov'è. Ha detto che andava nel suo reliquiario privato. È lì che si tengono i manufatti, no? Ma se sono ovunque. Giusto, quindi, se voi aveste una stanza privata per manufatti super speciali e mega costosi, forse li terreste dietro a una porta come quella? Ha senso. Ma a bussare? Per me da lì non passa nulla, neanche i suoni. Il che potrebbe renderlo il posto più sicuro, con o senza Augustine. Ok. Ma che stanno facendo? Non c'era riunione prima delle riprese. Il furgone è già pronto. Ho letto un articolo che diceva che le ragazze in ritardo non sopportano i ragazzi che si agitano. Si sentono oppresse. E ti serviva un articolo? Pensavo potesse esserti utile. Io non voglio opprimere Chris. Solo abbiamo da fare. E vai, giusto in tempo! Su, al lavoro! Cosa? Niente, cerca solo di non farti notare. Bonnie osserva. D'accordo. Siete tutti pronti per iniziare la riunione? Sarà una grande nottata! Wow, non potete capire. Ho letteralmente il cuore a 1000 in questo momento. Sapevate, in biblioteca è possibile trovare tutti gli articoli dei giornali. È folle! Hanno tutto lì! No, dimmi di più. Ho passato quasi tutto il giorno a cercare qualsiasi informazione sull'acciaieria, su Stone, gli omicidi. Siamo seduti su una dannatissima miniera d'oro. Giornata produttiva. Non è tutto merito mio. Devo ringraziare anche il mio aiutante. Ma figurati. Ehi, qui nessuna modestia. Credo che mi sarei arresa tipo un centinaio di volte se non ci fosse stato questo signorino a fare il tifo. Beh, è il mio lavoro. Oh, a proposito, e adesso che sei ufficialmente un membro della squadra, dovrai indossare la maglia! Wow, questa... fantastica, sono onorato. Sai, da strisce si capisce. Prometto che sarò il miglior produttore secondario mai visto. Assistente. Sì, quello lì. Ammirate? Wow. Ma dov'è lo sceriffo? Ah, ecco, a papà non è mai del tutto andata giù. Ma non l'ha acchiappato lui? Sì, ma il merito l'ha preso tutto Kusic. La gente di qui lo sapeva, ma... Fa vedere? Qui va indietro di 10 anni, con tutti i dettagli disgustosi che la stampa ha omesso la prima volta. E si parla un po' più di mio padre. Questa è roba pazzesca!
Stiamo girando il film nello stesso punto in cui è successo! Imbattibile! Le sue vittime erano persone, proprio come questa. Sì, e? Non so, un conto è parlarne, un conto è guardare le foto. E ora improvvisamente è un problema per te? Non un problema, ma è strano. Eri così super entusiasta al mio arrivo. Cos'è successo? Niente, è solo che io non intendo sfruttare le vittime. Ma no, non sfrutteremo le vittime di Stone. Io cerco solo di massimizzare il potenziale della location. Così si fa un bel film. Se vi faccio entrare di nuovo là, fate un buon lavoro. Ha capito? Non è questo il punto. Non c'entra l'acciaieria. E quindi qual è? Non ti senti un po' troppo presa da tutto quello che è successo lì? Ahimè, se ti dà davvero così fastidio, rimani pure a casa. Chris. È il primo in lista contatti. In che senso? È il protagonista, come giriamo? Sì, lo so. Scherzavo, ovvio. Ovvio. Robert e io cercheremo altri posti dove possiamo girare nell'acciaieria. E poi farò questa cosa a qualunque costo. Volevo stare zitto, ma non approvo tutto questo. Capisco. La sua ossessione per Frank Stone e gli omicidi ha un qualcosa di intenso. Sarà perché non è di Cedar Hills, ma sai, se fossimo noi le vittime, o le nostre famiglie, Ma così non è. anche a te non frega niente. Non è che non mi frega, è che è stato molto tempo fa. E Chris è contenta perché alcune location si adattano bene al film. Tipo questa. Guarda. Che roba è? Sarebbe una nuova scena. Scritta tu? Sì, Chris lo sa? gliel'ho detto ieri sera. Oh, le è piaciuta? Se c'è tempo, si fa. Questa sala con la fornace è perfetta. Ma non l'avrei mai scoperta senza Chris. Non so, è carino, ma... Beh, per me non dovevano perdere tempo con altre ricerche. Questo atteggiamento non ti aiuta. Mi sento così, Magari a Chris piacciono tipi più propositivi. tipo Robert. Beh, è propositivo. Oh, sì! Cosa? È una foto di Frank Stone. La data. Oh, sì! Cosa... Di prima degli omicidi, prima che capissero che fosse Frank. Riguarda l'acciaieria. È una specie di pubblicità per attirare nuove reclute. Ehi, questo cos'è? Aspetta. Operaio Frank Stone, officina. Bingo! Officina, eh? Dobbiamo girare lì, ovvio! È il posto giusto. È perfetto. Beh, andiamo? Ok, gente! In trasferta! È giunta l'ora di uscire e girare a più non posso! Forza, andiamo! Il tempo è denaro! Giriamo un film! A che cosa state lavorando, piccoli idioti? Ciao. Interessante. Signore e signori, l'acciaieria a voi. Già? Eccola! Vedete il ruscello laggiù? Lo seguiamo e si va dritti all'entrata segreta. Io non la vedo. Perciò è segreta. Non siamo mica obbligati. Sì,
Lo siamo. Ci sei? Occhio, si scivola un po'. Bene, di qua. Fa un bel respiro. Non ci credo che vedremo il luogo nel quale Frank Stone ha effettivamente ucciso delle persone. Assurdo. Ok, ci sono solo 2 modi per entrare nel tombino. Facile o difficile? Entrambi difficoltà media. Beh, prima dacci medio 1. Beh, medio 1 è saltare quel cancello e continuare dritto fin dentro. Ma così finiamo vicini al percorso di mio padre. E medio 2? Medio 2 è attraversare dall'altro lato, così saremo molto più lontani da mio padre. Ma ci impiegheremo un po' di più. Entrambi molto medi. Medissimi. Beh, quindi? Io sto a debita distanza dalla legge. Scusa. Ehi, neanche io voglio guai. Beh, andiamo. Sì. Tu sei certo che sia sicuro? E che non precipiteremo in un condotto di ventilazione pieno di lame rotanti? Non posso prometterlo, ma almeno puoi ammirarle mentre ti infilzano. Ah, Grazie. Per ognuno. Sì. che cos'hai lì? Ah, beh, le torce, il mio taccuino, delle penne, delle barrette, apribottiglie, 3 poncio, un kit di soccorso, crema solare, stoviglie e posate pieghevoli. Sai che non stiamo andando in gita in montagna, sì? Preparati? Sempre. Siamo proprio sotto l'acciaieria. Non manca molto. Tuo padre ti ha mai detto di quella notte? Notte. La notte che è stato qui, con Stone. Una volta. Sola. Ero piccolo e lui era ubriachissimo. Anche se lui non lo ricorda, mi piace sapere cosa ha passato. Chiaro. Non mi parlò come a un bambino. O da mio papà. Ho potuto vedere ciò che è davvero. Ho visto le cicatrici. È lì che si è fottuto la spalla. Di brutto. Ancora non la usa come prima. E forse mai potrà. Cacchio. Deve essere stato intenso. Disse che si ritrovò faccia a faccia con Frank Stone. Proprio in questo posto. Nella sala della fornace. Ma dai. Poi, altro? Solo che vide cose che nessuno dovrebbe vedere o sapere mai. Mai. Scusa, in che senso? Quando io provo a parlarne, il suo sguardo cambia. E non voglio vederlo così. Mm. Sembri delusa. No,
No. Ma sono felice che tu e tuo padre abbiate un bel rapporto. Vero. Però, bel percorso panoramico. Hai qualche idea su cosa fare dopo il diploma? Beh, non ci ho riflettuto più di tanto. A differenza tua. Cosa ti fa pensare che io l'abbia... Si capisce. Il film, la regia, ce l'hai nel sangue. And your blood? You want to be a cop like your dad? E tu cos'hai nel sangue? Anch'io sono appassionato di film, soprattutto di horror. È per questo che volevo dare una mano. Oh, credevo solo che ti piacesse esplorare le acciaierie infestate. Non crederei sul serio che sia infestato. E chi può dire? Piantala. Ci siamo, credo. Lassù. Oh, grazie al cielo. Ah, e vai! Robert, tu sei un genio. Bravo. Per il tombino. Grazie, Robert. Forza, gente, piantiamola di stare qui a girarci i pollici. Manca una scena e abbiamo finito. Tutto pronto, Aime? E stop! Tu che ne pensi? Beh, buona. Sai che vuol dire, vero? E con questa finalmente si conclude Murder Mill! Ottimo lavoro, gente! Credo manchi una scena da girare prima di concludere. Ma qual è l'ultima scena? Ah, sì, vero. Linda ha proposto di girare una scena che rimpolpi il nostro background. Aggiungiamo un po' di polpa, eh? Sì, possiamo farlo. Ma siete fratello e sorella? Ma dai, con la nostra chimica. Impossibile. Dove la pensavi la nuova scena? Avrei un posto in mente, in realtà. Ah, sì. La sala della fornace, giusto? Che ne dici? Facciamolo. Mi piace. Ehi. Vieni. Sì. Arrivo. Hai visto qualcosa? No, non era niente. Sicuro? Sembri un po' spaventato. Che succede? Niente. Già, niente. A parte il fatto che Jaime ha appena visto un fantasma. Non ho 5 anni. Non esistono. Invece sì! Ah, lasciami! Via! 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 Fregato. Non fai ridere! Altro che. Nonno! Cosa ci fai qui? Sono della troupe. Non ci serve aiuto. Allora faccio un giro, non vi disturbo. È un set chiuso. Non sembra. Ahimè. Bonnie, forse è meglio se torni a casa ad aiutare papà ora. Sei chiaramente molto oberata e... E io non so fare altro. No, cioè... Linda? Ma sì, non mi cambia nulla. Ok, bene, sarò del tutto invisibile. Fate finta che io non sia qui. Anzi, riformulo.
Fate finta che io sia qui, tipo invisibile, ma che sapete che sono qui. Così eviterete di fare porcate che mi possano far schifo, d'accordo? Niente porcate. Bene, allora restiamo qui a perdere tempo oppure giriamo un film? Il tempo è denaro. Tu? Cerca di non disturbare. Abbiamo molto da fare e non mi piacciono le distrazioni sul mio set. Sul nostro set. Stai bene? No, sì, è che... qui mio padre finì faccia a faccia con Frank Stone. Mi ero creato una mia immagine del posto. Ma ora che lo vedo con i miei occhi, io... non lo so, è... strano. Faremo così. Jaime e Chris, iniziate qui. Con Robert vi seguo. Bonnie, tu stai indietro e cerca di non fare troppo rumore. Ok, capo. Ok, pronti per un chuck? Luci pronte. Audio acceso. Jaime? Chris? Pronti? E... azione! C'è forse altro che vuoi dirmi? È l'ultima occasione. Sì, in effetti una cosa c'è. Non lo fare. Devo farlo. No, non devi. Sai che non è vero. Beh, forse starei meglio se fosse qualcun altro. Chi altro c'è? Ma non è giusto. Nessuno ha detto che lo è. Ho già perso mamma e papà, non voglio perdere anche te. Ora la scorretta sei tu. Almeno non sono egoista. Egoista? Lo sto facendo per te e per i nostri genitori. Se ci riuscirò, forse salverò mamma e papà. È impossibile. Nulla è impossibile. Qui c'è qualcosa che non mi piace affatto. Ti fidi di me? Io... Tu ti fidi di me? Certo, ovvio. Allora sai che ce la farò. E... stop! Linda, non ho parole! Assolutamente quel che ci voleva. Le luci bene? Sì, strepitose. Sentitelo, strano guaito alla fine. No, ma fa nulla, montiamo l'audio da Jaime. Com'ero? Jaime, è stato perfetto. Ma davvero? C'era tutto ciò che serve alla scena. Stai bene? Sì, qui c'è qualcosa che non mi piace affatto. Ok, non è così che l'ho detto. No, era impeccabile. Sì, concordo. Sì, concordo. Io non faccio le vostre imitazioni, scemi. Ma se tu mi imiti tutto il tempo. Anche me. Per me è un onore finire tra gli altri nomi.
Cazzarola, ragazzi, bella storia. Lo trovi decente? Meglio dei film che vedo a New York. Cioè, uno era su un tizio che dorme per 5 ore. Wow. Mi piace. Davvero. Però devo ammetterlo. Cosa? Credevi davvero che non me ne sarei accorta? Di che cosa? Di te che reciti la tua interpretazione di merda della vita reale. Non capisco. Sacrificare la tua vita per il bene della sorella e dei genitori? Dove ho già visto la scena? Sembra basarsi su qualcuno che conosciamo. Ma cacchio, chi sarà mai? Non si fa così. Faccio come voglio. Cerchiamo di divertirci, non di mortificare gli altri. Almeno non sono egoista. Egoista! Non rigirare la frittata! Cosa? Non vuoi dirmi com'è nobile da parte tua fare questo film con la tua ragazza mentre io ho passato tutta la mia vita a occuparmi di te e di papà? Preferivo quando eri via. Ehi, Bonnie, vieni un secondo con me. Mi serve il tuo aiuto. Sì, certo. Va bene. Dunque, io volevo dirti che mi è piaciuto fare questo film con te. Sì, cioè, con te, non con me, ovvio, hai capito. Dovremmo fare qualcosa di speciale. Festeggiare. Che non mi sento ancora pronta a festeggiare. Abbiamo finito il film. È fatta. Le riprese sono finite, sì, ma dobbiamo ancora convincere il pubblico. Ok, sì. Dovremmo ancora esplorare questo posto. Non è una buona idea. Se riuscissimo a riprendere qualcosa di direttamente collegato a Frank Stone, tipo qualcosa che si è dimenticato qui, noi avremmo sicuramente l'attenzione di tutto il mondo. Cerchiamo quel posto che c'era nell'articolo, l'officina. Ehi, Chris! Quella porta condurrà all'officina? C'è un solo modo per scoprirlo. Vuoi restartene là? Se ci hai ripensato va bene. No, arrivo. Aspetta, aspetta. Ehi! Ci siamo! Ci siamo, questa è l'officina! Oh, porca merda. Sì, lo è. Chris, tu hai un fiuto infallibile per la roba migliore. Bene, l'abbiamo trovato e visto e ora andiamo? No, prima bisogna dare un'occhiata e trovare qualcosa. È un'occasione troppo ghiotta da non cogliere. Chiaro. Troveremo davvero indizi sfuggiti alla polizia, a degli esperti. Qualcosa è sfuggito. Ehi, guardate. Il treno? Sì, nell'articolo. Il personale è ridotto, lavoriamo il triplo di prima. Sono l'unico rimasto che sa come azionare alcuni dei macchinari. Il laminatoio, le cesoie, il sistema di trasferimento merci, afferma Frank Stone. Sì, Frank Stone era l'ultimo a saper usare il sistema di trasferimento merci ed è ancora sospeso là. Non avranno indagato. Non bene. Ah, giusto. Dubito ci siano corpi lì. Ma le non fa darci un'occhiata? Se solo fosse possibile salirci. Vediamo come
come fare. Dai! Sì. Deve esserci un modo per arrivare lassù. Forse lì dentro c'è qualcosa di utile. Premendo questo, la porta dovrebbe aprirsi, giusto? Rotto? Così pare, sì. Fa vedere. Ehi, posso chiederti una cosa? Sì? Perché non mi hai chiesto di aiutare nel film? Beh, è di Chris. Decide lei chi ci lavora. Sì, ma lo sai che sono un grande fan dell'horror. Potevo aiutarvi dall'inizio. È che... non era... Non era? Giriamo un horror, sì, ma tipo... non lo so, il punto era fare qualcosa con la mia ragazza e... con la mia migliore amica. Ma... solo noi. Ma quindi... io sono in mezzo, no? Ultimamente hai passato parecchio tempo con la mia ragazza. Va bene, ci siamo divertiti un po' a fare ricerche. Quindi? Quindi è la mia ragazza. E allora? E allora neanche provi a negare che ci stai provando con lei. Ehi, io... Che si dice, bella gente? A quella porta là serve la corrente per aprirla. È in funzione? No, purtroppo è fulminato a dovere. Ci penso io. Basta trovare delle parti e tornerà come nuovo. Diamo il via alle ricerche. Bel lavoro. Grazie. Con la corrente la porta dovrebbe aprirsi. Ah, ora sì che si ragiona.
È bloccata. Non credevo mi sarei mai ritrovato a strisciare lungo i condotti di un tetto come fanno i bruciò. Bene, vediamo un po' cosa c'è qui. Forse questa chiave apre il carro merci. Allora? Sì. C'è un'etichetta. F. Stone. Porca puttana! Dici? Può essere un contatto diretto con Frank Stone! Oh, wow. Vediamo se la chiave sblocca il carro. Su, dobbiamo andare più su. Ma sei proprio sicura di volerlo fare? Sì? Grazie. Sei fortunato che sono più pronta di lui. Ehi, guardate. Cavolo. Dritto nel muro. Oh, ma che cazzo? Oh, merda! Cacchio! Quello è... Sì. E anche degli amici. Ma questo è veramente assurdo.
sono queste persone? Una botola. Deve essere da qui che Stone entrava. Oh, cazzo! Che c'è? Oh! Merda! Credo sia una vittima di Stone mai ritrovata. Mai ritrovata. Dubito che la polizia abbia mai trovato questo posto. Come lo sai? Non avrebbero lasciato tutta questa roba. Perdonami, ma devo andare a chiamare mio padre ora. Cosa? Questa è tipo roba seria, bello, non si scherza qua. Non puoi chiamare lo sceriffo. Faccio sul serio, dobbiamo andarcene. Robert, devi stare indietro. Aspetta! Aspetta cosa? Chris, lo so che tu tieni molto al tuo film, ma questo posto ora è parte di una vera scena del crimine. Ma di 1000 anni fa! I casi di omicidio non cadono in prescrizione. E noi adesso stiamo alterando delle prove preziose. Lo capisci o no? Ma il film? È andato. Credevo che tu... Hai ragione. Chiamiamo lo sceriffo. Abbiamo tutto. Ma... Vai. E non toccare nient'altro, ok? Dovremmo andarcene da qui. Immagino che la polizia non abbia mai collegato Frank Stone a tu. Dobbiamo andare. Forse è meglio aspettare fuori che ritorni Robert. Oh, ma che cazzo, non spostarla! Oh, sì, ma calmo. La rimetto a posto per lo sceriffo. Ho solo bisogno di una piccola ripresa al volo. Ah, certo. Guai a perdere l'occasione di sfruttare le vere vittime di Frank Stone per il film. Stiamo girando questo film insieme. Non facciamo molto insieme ultimamente. Soltanto io e te. Ahimè. Every time I turn around, there you are with Robert. Can't seem to get a second alone with you. Adesso siamo soli. Sì, e non penso ad altro che a voi. Gli ho chiesto direttamente se tu gli interessavi. Non l'ha negato. Oh mio Dio! Ahimè, ma che diamine davvero? Io adoro passare il tempo con te e adoro fare questo film con te. Ma io non adoro chi fa il geloso. Scusa, non posso accettarlo. Perciò, se proprio deve andare così, allora c'è poco da fare. Poco da fare? Che intendi dire? Che è stato bello finché è durato, ma basta. Chris, so che è stato difficile. Ti chiedo scusa per l'ansia e il resto. È solo che voglio che tra di noi funzioni, ok? Può funzionare. Allora, aspettiamo fuori.
Tu vai. Io arrivo subito. Promesso. Non farmi ingelosire con una mano mozzata. E io forse invece dovrei? Cosa? Ma... Cosa c'è? Resisti! Arrivo! Niente? Niente, non vedo nulla. Dammi retta, stiamo solo perdendo tempo. Non so cosa c'è lì dentro, ma è talmente importante che l'ha nascosto qui. Credo vada risolto per entrare. C'è un vano vuoto, quindi c'è un pezzo mancante che va lì. Ok, supponiamo che ci mettiamo a cercare ovunque quell'affare cilindrico o quello che è. Anche se lo trovassimo, che facciamo col resto? Forse c'è qualcos'altro nell'atrio che può servire da indizio. Chi lascerebbe un indizio per una serratura super complicata sotto il naso di tutti? Praticamente di fronte. Se provassimo... questo? Bella pensata. In realtà non credevo avrebbe funzionato davvero. È quasi come se lo sapessi già.
Sono un sacco di dollari per una pellicola. Conosci il detto? Se c'è una chiave, deve esserci un lucchetto. Questo detto non esiste, Maddie. Manca qualcosa. È così strana che deve essere per forza importante. Chissà se si apre.
Ora vieni con me. È una specie di martello. Forse appartiene alla statua di quel tizio. Ed ecco riuniti un montanaro e il suo martello. Ok, è ora di aprire quel cancello. Che premio si cela dietro la porta misteriosa? Ah, voglio davvero saperlo. Forse è uno schema, ma non posso fare testa o croce. Né testa e testa e testa. Poteva andare peggio. Beh, se volevate sapere come funziona la mente di Augustine, desiderio avverato. Evviva? Non so cosa mi aspettassi, ma non era questo. Guardiamo in giro. Attenti. Una scenetta allegra. È una specie di museo per... vai a capire cosa. Ma di sicuro non per cose di questo mondo. Ehi, Linda, guarda un po' qua.
Questo intero posto somiglia a un set cinematografico. Ci capisci qualcosa? In realtà sì. Come nella Profezia del Male, uno dei miei film. Sai, quando aprono la tomba. Ah, certo, chiaro. È esattamente quello, tale e quale. Non ci sono tombe nella Profezia del Male. Oh, sì, scusa, mi confondevo con quell'altro, Ora quello... che ci penso, non ho mai inserito una tomba in nessun film. Non vado matta per maledizioni antiche o cose fantasy. Ma tanto lo sai, no? Sei un così grande fan. Ok, senti. Tu non hai visto neanche uno dei miei film, vero? Sono un grande fan della tua fama. Certo. È che se devo vedere un film, voglio... Capito? Roba che attira. Cliff Barra. I miei film esaminano la persistenza del male nell'umanità. Mi spiace se non ti attirano abbastanza. Ma ora che hai svelato le tue carte, perché non dici come davvero hai avuto la pellicola? Beh, se è questo che vuoi sapere, dovrò chiederti qualcosa in cambio. Rendiamolo intrigante. E come? Scommessina. Sì? Se vinco, mi dirai tutto. Se perdi? Io... ti do la mia parte di film. Sì. È fatta. Non si torna indietro. Non abbiamo mica 12 anni. Moneta? Sì, ma scelgo io. O così o niente. Bene. Allora? Testa. Beh. Ah, che ghella. C'era un patto? Ma... No. Bravo, bravissimo. Ehi, devo provarci, no? Fanculo. Sì. Ci stava tutta. Quello è... sangue rappreso. Questa è... no. Non può essere. Impossibile. Ehi, Linda! Questo lo devi vedere. Che cos'è? Era qui ed era aperto a questa pagina. Talismani. Contengono fonti di grande potere. Possono assumere varie forme. Manifestarsi come cimeli di vittime passate. Vittime. Cimeli di vittime passate che possono diventare talismani protettivi per chi li indossa. Cosa significa? Non lo so. Ma sarà importante se Augustine ha lasciato aperta questa pagina. Forse è...
recuperiamo il resto della troupe. Pare che non metta più in dubbio ciò che gli dicono. Cioè, è sveglio, ma anche i genitori sbagliano. Deve ficcarselo in quella testolina bacata. Bonnie. Non può fare il mammone tutta la vita. Bonnie. Eh? Fa un po' freddo. Troviamo gli altri e andiamocene. Oh, fa freddo. Già, ho una cosa utile. Scaldamani. Grazie, ma no, sto lavorando. Sicura? Ops, mi sono raffreddata più di quanto credessi mentre vi seguivo fin qua. Ah. Io so i miei limiti. Ho dovuto affrontarli per poter superare gli ultimi tempi a casa. Non è male passare tempo con la famiglia. Classiche parole di chi non trascorre molto tempo con la mia famiglia. Sono stata molto con Jaime. Jaime è... non è male. Deve solo crescere. Devi convincerlo ad andare via da Cedar Hills dopo il diploma. Tipo a New York, ovunque, ma che non resti qui. Non so se Jaime si immagini in un altro posto. Non pensa così in là. Beh, se non ci pensa lui, devi farlo tu. Partire? Sì. Cioè, sempre se non c'è un motivo segreto e non corrisposto per restare. E tu cosa ne sai, Bonnie Rivera? Guarda, se c'è una sola cosa che una cittadina come questa ha da offrire, sono i pettegolezzi. Perché odi così tanto Cedar Hills? Tempo fa ne eri la mascotte. Al tempo credevo che il mondo iniziasse a Main Street, facesse il giro della terra e tornasse di nuovo a Main Street. Solo traslocando a New York capii che il mondo reale inizia a Canal Street. Fa su e giù tra la Avenue C e la West Side Highway e alla 14ª finisce. Di Cedar Hills neanche l'ombra. Come va con la tua band? Vorrei vedervi esibire. Oh, terminati, sciolti, caput. Un peccato. Tranquilla. Storie da band. Ho iniziato per rimorchiare. Poi ho fatto l'errore di uscire con una tipa della mia band. Lei era ok, ma quando ha scoperto che il mio rientro a casa era lungo, lei e la band hanno continuato senza di me. Meritavi di meglio. Già, lo penso anch'io. Dovremmo andare dagli altri. Sei sicura? Io mi stavo scaldando. Sì, sicura. Appena mamma torna a casa, ciupatemela tutti e chi si è visto si è visto. Ciupate? Mela. Una botta al volo e tanti saluti. Non credo di... Me ne vado da Cedar Hills, per sempre. Oh. Ti capisco. Ritorni. Che altro fare? Cambiare la città? Ce n'è una. E che fai lì? Quello che faccio sempre. Fare cose, casini. Magari farò un film. Ah sì? Sembra divertente. A volte, sì. Ma quella telecamera? Oh, non è mia. È di Jaime, lo so. Dove l'hai presa? L'abbiamo presa in un emporio in città. Ah. Credo anche l'unico. Sì.
Ehi! Ragazzi! Ehi là! Dove sono tutti? No. Jaime. Jaime. Hermanito. No, 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 no. Non è. Linda, lui non respira. No, 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 no. No. Ah! Come cazzo è successo? Cazzo, com'è successo? Io non lo so. Non ha alcun senso. Il mio fratellino. Bonnie, non so se è sicuro stai qui. Non sappiamo niente. E la telecamera? Forse filmavano quando... Forse, sì, forse. Cerchiamo Chris e Robert. No, non lascerò Jaime. E se il colpevole fosse ancora qui, non possiamo rimanere, chiaro? Su, andiamo. Scappa! Cosa? Corri, vai via!
Se riesco a trovare a cosa è collegato, potrebbe essere il modo per andarmene da qui. Se riesco ad arrivare lassù, quella è la mia via d'uscita. Signora Castle? Che diavolo ci fai tu qui? La pellicola, ce l'hai? Ehi, rallenta. Scusami, ma tu chi sei di preciso? Già, e perché arrivare così se vuoi solo parlare? Tu tieni chiusa quella bocca da bugiardo e fatti gli affari tuoi. Sam. Devo farmi anch'io gli affari miei o ti stavi rivolgendo solo a Stan? Maddie, lui è Sam, lo sceriffo di Cedar Hills. Non hai molto potere qui, nonnetto. Ex sceriffo. Perché sei qui? Lo sai benissimo perché. L'avrò dimenticato. Oh, bella fortuna per te. Tanto tocca a me pulire i casini combinati dal tuo bambino. Cosa? Ma stai parlando del film? Sta parlando del film? Oh, hai fatto davvero male a venire qui, Linda. La cosa doveva rimanere nell'oblio. Metterà fine a questo mondo. E anche agli altri. Ok, Sam, stai sragionando. Sicuro di stare bene? Sei troppo vecchio per fare l'agente segreto. Non sono mai stato meglio in vita mia. E tutto ciò che dico è vero. E la causa è quello che è successo a Cedar Hills. Che succede, Eva, all'epoca. E adesso, mi capisci? Io... no, mi spiace. Ah. Tu hai la tua parte di pellicola? Sì, ce l'ho ancora. E loro? Tutti li abbiamo. Oh, meno male. Allora non è tardi. Ma Augustine ha fatto a tutti un'offerta. E voi avete rifiutato. Vero? Noi non abbiamo ancora deciso nulla. Ok. Ok. E questo è un buon inizio. Se facciamo per bene le cose, forse possiamo ancora risolverla. Linda, ma cosa sta dicendo questo tizio?
Le parti di pellicola che portate in giro con voi sono un film che Linda girò con i suoi amici. Con mio figlio. Ma non soltanto. È una prigione. Per una cosa antica. Molto più potente di qualsiasi cosa mai concepita. È pura corruzione maligna. Dalla fame incontenibile. Oh, ok, Sam. Stiamo esagerando, o no? Da che pulpito arriva, signor Stanford? Un attimo. Voi vi conoscete? Purtroppo è da un po' che mi tocca subire le dichiarazioni strampalate e le drastiche esclamazioni dello sceriffo. Povero, fa quasi compassione. Però devo ammettere che hai un aspetto migliore dall'ultima volta che ti ho visto. Da chi vai? Questo bugiardo ha manipolato mio figlio Robert e ha rubato la sua parte di pellicola mentre lui era in un periodo delicato. Io commercio onestamente. Non faccio le cose di nascosto come una specie di truffatore. Ma vaffanculo. E fanculo le tue stronzate. Non dovremmo seguirlo. Vai tu a tenere d'occhio Stan. Io resto qui. Ma tutto quello che ha detto sarà vero? Io non lo so, ma so che nessuno dovrebbe rimanere da solo. Era già chiusa prima. Ehi! Ehi, aspetta un attimo! Stan! Dov'è andato? Che ci fa qui? Stan! Stai facendo pausa bagno, per caso? Pratiche occulte. Proprio quello che mi serviva. Posto è questo? Tiratemi fuori di qui! C'è davvero qualcuno lì dentro? Chi va là? Sembra una specie di schermo.
Devo assolutamente spegnere questo affare. Ok, è successo qualcosa. È un buon segno. Tieni duro! Sapevo che tutti i ricchi bastardi hanno una stanza come questa in casa. Bene, ora sì che ci siamo. Mancano solo 2 di questi aggeggi ad... Sembra di essere in uno di quei film di fantascienza. Resisti! Ti tirerò fuori! Era così difficile mettere un classico interruttore. Ok, ne manca uno. Devo farmi complimenti. Che diavolo hai in mente, Augustin? Sono bloccata qui dentro! Come va lì dentro? Che domanda stupida! Perché nessuno ti aiuta?
Va tutto bene? Oh, Che c'è, giovanotto? niente, io Ti aiuto? sto bene. Tranquilla. A me sembra ci sia qualcosa... Sto cercando mio padre, lo sceriffo. Oh, lo sceriffo? Sì, l'ha visto. Oh, beh, sì. Dove? Beh, un po' ovunque, alquanto spesso. Riesce sempre a infilarsi nei posti più strani. Ma quanto tempo fa era qui? Poco fa o di più? Oh, direi più di un minuto e meno di una vita. Sì, vabbè, grazie. Ma figurati. Gli riferirò che lo stai cercando. Credo siano passati di qui. Nulla è come sembra in questo posto. Come ti ha convinta, Linda? Cosa ti ha offerto? Scusa, sceriffo, mi devi ancora delle risposte. E perché? Stai facendo il pazzo. Giri furtivo. Aggredisci. Sei un Sam diverso. Con il tempo la gente cambia. L'unica volta che ti ho visto così è stato quando hai beccato me, Chris e Jaime all'acciaieria. Ah, sì. Credevo di essere stato severo, ma fortunatamente vi ho rotto la telecamera. Beh, non l'hai mai rotta. Ma certo. Non stai bene, eh? Io sono vecchio. Ho la memoria stanca. Che intendevi dicendo che tutto è per Cedar Hills? Ho detto che è per ciò che è successo a Cedar Hills e che sta succedendo ora. Cosa succede ora? Lo stesso di allora. Ragazzi dentro l'acciaieria, a filmare. Ma non esiste da anni. Ah, te l'ho detto, io non li conto più gli anni. Oh, Cristo, dai, Sam! È da quando sei arrivato che non sei sincero. Mi spiace dirtelo, ma non ho mai mentito. Che c'è? Ah, niente. Niente. Sto bene. Bisogna trovarli prima che il cielo si sta di nuovo piegando e... Tranquillo, calma. Sam, non stai bene. Troviamo Augustin. Subito. Sam, fermati. Ah, starò bene. Allora mi aiuterai a trovare Augustin o vuoi fare da zavorra? Sapevo già che qualcosa non andava. Forse dovevo vederlo. Ti aiuterò. Quello che fa Augustin non mi piace. Bene. Sam. 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 Ehi. Dove diavolo sei? Sam, e dai. Sceriffo Green. Sam!
Significato? Questo ce l'ha. Massacro al cinema per un film malato. Una proiezione del film Murder Mill? Ma non è mai successo. Questo cos'è? Bonnie non c'era in questa scena. Era Chris. Qualcosa non va. Non è quello che abbiamo ripreso. Calma. Tu l'hai visto? Visto cosa? Hai visto cosa ha fatto Augustine? Non va bene. Cioè, non va bene per niente. Inizi a capire cosa affrontiamo. E purtroppo potrebbe già essere tardi. Dai. Fermo. Non farò un altro passo finché non mi dici esattamente che sta succedendo. E non pensare di dire anche una singola parola che non sia la verità. La verità è sfuggente. Sam! Mi spiace, Linda, ma io non ti posso dare quello che vuoi. Tutto ciò non mi diverte affatto. Non c'è nessuna ricompensa per le mie azioni. Nessuna gratitudine e orologio d'oro. È solo una specie di vocazione. Dio, basta mentire. Non sono una bambina. Né tu lo sceriffo. Non puoi fare tanto il prepotente con me. Linda. No. Mi vuoi mentire? Bene. Ma sappi che non sono un idiota. Riesco a vedere cosa vuoi nascondere. Credevi veramente che io non me ne sarei accorta? Dovresti avere più o meno 80 anni, ma sei poco più vecchio di me. A te non sembra assurdo? Che stai insinuando? Insinuo che potresti essere Sam Green. Ma non sei lo stesso Sam Green che conoscevo. Sei un altro. Vero? Per ciascun cammino intrapreso ne esiste un altro, intrapreso dall'ombra di se stessi. Un'altra realtà, un altro mondo. Mondi così vicini da confondersi tra loro.
Capite? Le linee temporali da me scelte erano speciali, i loro confini indistinti, l'entità forzava i limiti del nostro mondo. Non avevo davvero bisogno delle spoglie mortali di Frank Stone. Tutto ciò che mi occorreva erano le migliori versioni della sua essenza, intrappolate su celluloide, proiettate a 24 fotogrammi al secondo. Frank Stone rinasceva. Ma che cazzo? Cazzo! Ci siamo! Tranquilla, tranquilla, tutto bene. Andrà tutto bene. Telecamera! Cammini? Sì, andiamo! Lassù, andiamo! Qui. E su che si sale! Ora tu! Grazie. Ma è... Sì. Non avrai anche me, brutto pezzo di merda! Ti senti bene? Cosa? Ma Bonnie? Oh, tranquilla, tranquilla. Cosa? Che diavolo è? Va tutto bene, va tutto bene. Tu non... sei Bonnie? No, io... Bonnie era mia madre. La conoscevi? Tua madre? Ma è... com'è possibile? Tu stai parlando di Bonnie Rivera, no? Sì, era... lei... era qui, ma noi... Mia madre è morta qualche giorno fa. No. Era nell'acciaieria. Noi stavamo filmando. Era appena finito il film. Ma che cosa? Vedi? Oddio, c'è questa cosa che cerca di uccidermi! Ma che
sta succedendo qui? Che cazzo è? Dopo che vi ho persi di vista, ho trovato questo posto e lei era qui. Ma come? Non lo so, credo che mi abbiano portato. Perché? Io non lo so! Stan! Non puoi stare qui. Fidati. Sei venuta con questo? Credo di sì. Pensi possa riportarti indietro? Ti prego, no, non farmi tornare indietro! Se torno mi ammazzerà! Ehi, è tutto ok, nessuno ti obbliga a fare niente. Ma ora non siamo al sicuro nemmeno in questo posto. Andiamocene. Non è una buona idea. Quella cosa è ancora là fuori. Dobbiamo trovare Linda. Linda? Conosci Linda? Linda Castle? Ah, ora capisco. Non ti arrendi. L'hai seguita? Seguita? Ma no, siamo venute qui insieme. Sì, come no. Dove si trova? Io devo vederla. Senti, io solitamente tendo a non immischiarmi in lo schiaffare da stalker, ma forse potrei anche presentarvi a Onyx. Ma che cazzo? No, no, no. Dobbiamo andare! Andiamo, andiamo, andiamo! Oh, stai bene? Robert ha un kit medico in borsa. Come va? Meglio? Grazie, Doc. Ok, siamo qui. Ora che si fa? Ecco il tombino per uscire. Se ci va bene, troveremo un accesso da questa camera. Arriva. Io non vedo niente. È così strano. Tu stai bene? Sì, sto un pochino... sto meglio, ma... quel tipo è... morto! Così, davanti a noi! Già. Era tuo amico? Non lo conoscevo molto bene. Era un gran rompipalle, però... sembrava a posto. Non meritava questo. Nessuno se lo merita. Ahimè. Cosa? Se ora ti senti un po' meglio, forse potresti dirmi da dov'è che vieni. Cosa ricordi? Magari aiuta. Ma hai detto che Linda è qui? Linda Castle? Sì, è qui. Dobbiamo trovarla, ti prego, è mia amica. Sì, ottima idea. Su, cerchiamo Linda. Ma...
Linda mi sta cercando. Dubito sappia che sei qui. Lei non ha detto nulla. Ah, ma se ero con lei poco fa. Ah sì? Io credevo di sì. Non lo so, ho una tale confusione. Ehi, non preoccuparti per ora. Noi proseguiamo. Porte, 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 ovunque. Smettila di ripetere porte, Maddie. Che mi venga un colpo. Una stanza normale, finalmente. Cimeli di vittime passate che possono diventare talismani protettivi per chi li indossa. Ma aspetta, lo conosco. Era... No, non è. Non è che... Questo era di una delle vittime di Frank Stone. Frank Stone? Il killer. Della Cedar. Ma che cosa ci fa qui? Anch'io l'ho già visto. C'era un libro qui che spiegava che avrebbe dato tipo una protezione. Non credevo che fosse vero, ma... E quindi chi lo mette per difesa? Magari lo tengo io, per un pochino. Così, poi, se muoio, è fasullo. Sembra una noia, ma mai giudicare un libro dalla copertina. Ehi là, ora non sembra più una noia. Passaggio segreto.
Ma certo, un passaggio segreto. Perché no? Devi capire che... E perché? Neanche ti conosco. Linda! Stan dov'è? Lui è morto. Cosa? Oh, quel deficiente! Non parlare così. Era una persona e... ora è morto. Già. Il che dovrebbe farti capire che la questione qui è più che seria. Per tutti! Stan ha cercato di avvisarci. E ora è morto. Per quanto ne so, è colpa tua. Credimi, a me non piaceva, ma... Io non credo a niente di quello che dici. Tu non sei Sam Green. Non sei di Cedar Hills. Lo ammetto. Tra noi ci sono tempo, distanza e molto più di quanto immagini. Ma chiunque io sia per te, puoi fidarti. Devi. Dammi una sola ragione. Tu lo hai visto il suo archivio. Non raccoglie solo ogni parte del film che hai fatto. Del film raccoglie ogni parte che sarebbe mai potuta potenzialmente esistere. Ma che diavolo vuol dire? Non puoi dimostrare niente. Non ci stai dando nessun tipo di prova concreta o risposte, solo dubbi. È una situazione complicata. Augustine l'ha fatta semplice. Noi le diamo il film, lei ci aiuta. E non ti insospettisce? Sì, certo. Ma non mi fido neanche di te. Linda! Linda! Che è successo? Eravamo nell'acciaieria e... Cosa? Tu sei vecchia! Oh mamma. Questo genere di cose capita qualche volta. È questo il film che hai fatto? Sì, lo è. In teoria sono io la regista. Hai la tua parte del film? Sì. Dammela. Cosa hanno di così speciale queste pellicole? Come sappiamo che non vuole solo tenere tutto per sé? Non possiamo, ma dobbiamo correre il rischio. Potete farlo un po' più alla svelta? Vedi. Io devo vedere il film vero. Cosa? Dov'è? No, era proprio qui dentro! Dov'è la parte di Stan? Qualcuno l'ha vista? Che fine ha fatto? Ce l'avrà ancora in tasca, sul suo corpo. Non lo so. Io non lo so. Augustine muove troppi fili. E anni luce avanti a noi. Ehi, hai ciò che vuoi? Finito sto gioco di merda? Perché ci fa guardare il film?
mamma! No, non è andata così. Ferma, Maddie, non guardare. Ce la faccio. Devo andarmene. Devo tornare a casa. Eravamo nell'officina. È lì che abbiamo scoperto come entrare nel nascondiglio di Frank e... Quello era... Lo so. Ah, resta qui finché non torno. Hai capito? Papà! Oddio, sono arrivato troppo... No! Papà, sono io! Cazzo! Ma ti ho detto... Pa! Che è successo? Ehi, fammi venire con te. Ti devo aiutare. No, Robert. Per te è troppo pericoloso. Non te lo permetterò. Scusa. Ma papà, è colpa mia. Li ho fatti entrare io. Io! Se non mi ascolti, non posso proteggerti. E ho paura che non mi ascolterai. Scusa. No. Scusa tu. Deve avere qualche legame con quei ragazzini e il loro maledetto film. Linda. Questa telecamera potrebbe essere la chiave di tutto. Qualcosa non va. È come se lui... Qualcosa non va.
Linda? Merda. Devo aiutarla. Prima che... Queste mostruosità sono ovunque. Non c'è tempo da perdere. Regge in piedi. Andate, uscite. Ci penso io.
Ma è finita? No. Resta ancora una cosa da fare. Hai il tuo cazzo di film? Che altro vorresti? Tu mi hai mentito! No, non l'ho mai fatto. Sì, certo, come no? L'avevi promesso! Non è mia la colpa se tu hai interpretato male ciò che ho promesso. Mia madre è morta da poco! Sapevi che soffrivo e tu ne hai approfittato! Un viaggiatore dipende dalla forza del suo corpo. Hai davvero molto di cui rispondere e la pagherai cara! Sam, aiutami a prenderla! Ma dov'è? Forse non ci arriva la corrente. Siamo di nuovo qua. Ci sarà un'altra uscita. E io che pensavo funzionasse. Starò impazzendo.
Forse rimettendolo in sesto si alimenterà l'ascensore. Proviamo. Credo che il generatore funzioni, ma mancano pezzi. Ma che sorpresa! Dici che l'ascensore va ora? Stiamo per scoprirlo. Merda! Finalmente Frank Stone è l'uomo che era destinato a diventare. Il mio campione. Un killer degno dell'entità. La ferita tra i due mondi è aperta, procurata dal sacrificio e dalla violenza. Ogni cosa verrà inghiottita dal potere dell'entità. E che ne sarà di me? Lei che ha predisposto questo mondo affinché lo divorasse. Sarò sua fedele servitrice, la cui esistenza avrà il solo scopo di assaporarne la conoscenza e condividerne la gloria. Sono Augustine Liber e ho condotto l'entità
nel vostro mondo. Queste vite di fatica e di tormenti, tutto per questo momento di perfezione sublime, quasi insostenibile. Che incanto! Tutti muoiono in un modo unico e personale, come un impronta. Ma tu e tua madre sembrate morire in modo molto simile. Io porto a te le offerte. Attendo umilmente il premio per il mio eterno servizio. Mi sveglio. Non ho idea di dove mi trovo. Poi il ricordo riaffiora e comprendo. Il nostro mondo ha cessato di esistere, consumato da un regno che esiste oltre lo spazio, il tempo. E tutto grazie a me. L'entità si diverte con le nostre anime per l'eternità, non facendo distinzioni tra kill e sopravvissuti. Un interminabile processo colmo di paure e speranze, dolori e sacrifici. Qualcuno non c'è scampo nemmeno con la morte.